Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Darifest. In questa puntata parleremo degli DSB. L'introduzione al filtro biologico e al metodo berlinese li abbiamo già trattati negli scorsi 2 episodi. Se ve li siete persi, vi consigliamo vivamente di andare a recuperarli prima di iniziare a vedere questo nuovo video. Il Deep Sand Bed, come da nome, prevede l'utilizzo della sabbia come filtro biologico. In sostanza la differenza con il berlinese è data esclusivamente da questo. La scelta quindi per tutti gli amanti della sabbia ricadrà su questo metodo, che dà sicuramente un tocco più naturale al nostro acquario. Ma attenzione, se vi ricordate nello scorso video abbiamo sconsigliato uno strato di sabbia se non gestito nel modo corretto. Qui la situazione cambia dato che lo strato di sabbia sarà molto più spesso e quindi più funzionale e utile alla vasca. Questo perché gli strati più profondi della sabbia saranno scarsi di ossigeno. Dando così casa ai nostri adorati batteri anossici, permettendoci così di andare a risparmiare sulla quantità di rocce appoggiate sopra. Qui nascono i primi dubbi su quanto sia corretto lo spessore espresso in centimetri che deve avere la sabbia per essere funzionale piuttosto che la quantità di roccia da inserire. Uno strato di sabbia di 8 cm piuttosto che uno da 12 influenza lo spazio che vogliamo dedicare ai nostri batteri anossici. Lo stesso discorso vale per le rocce. In pratica possiamo decidere quanto rendere efficiente il nostro sistema a seconda degli animali che poi vorremmo andare ad allevare. Durante l'allestimento di un DSB dovremmo fare attenzione a non andare a compattare troppo la sabbia, andando così a bloccare il corretto ricircolo dell'acqua. Le rocce posizionate sopra, con il tempo, potrebbero andare a sprofondare, andando così a rovinare il nostro DSB. Per evitare questo è consigliato insabbire delle rocce o andare a posizionare delle strutture di sostegno per la nostra rocciata. La maturazione con questo tipo di metodo è generalmente più lunga, in quanto la sabbia si deve popolare completamente di microrganismi e di bentos, che indirettamente creeranno canali di ricircolo per l'acqua. È d'obbligo quindi partire con un innesto di DSB maturo preso da un altro acquario. Le rocce, pur se vive, non sempre contengono la fauna adatta al popolamento della sabbia, rendendo così parzialmente inefficace il nostro sistema. Come nel berlinese, le luci, lo schiumatoio, il movimento sono molto importanti. Quest'ultimo sarà molto più difficile da gestire, dato che la sabbia, con la fine, tenderà ad alzarsi. Per questo servirà molta esperienza per riuscire a posizionare le pompe per garantire un forte flusso. La sabbia superficiale comunque richiederà pulizie, che andremo a dare con animali adatti. Attenzione ai predatori di bentos però. Come sempre vi ricordiamo di seguire le pagine Instagram, Facebook e YouTube di Arto e di Darifest. Come sempre ci diamo appuntamento al prossimo venerdì. Io sono Riccardo e questo era Da Podcast.